Buongiorno a tutti. Per chi non ci conosce, Fincons è una società di consulenza System Integration che nei suoi oltre 40 anni di storia ha supportato i clienti nelle diverse industrie nella realizzazione di soluzioni applicative a supporto del proprio business. Nel comparto assicurativo abbiamo raggiunto una presenza direi rilevante, abbiamo aiutato molte compagnie negli ultimi anni a effettuare il loro journey di digital transformation, lavorando sia su soluzioni core, sui vari portafogli, sinistri, danni, vita, eccetera, e anche lavorando su soluzioni per canali digitali, per a supporto delle reti di vendita, degli intermediari, nell'automation e nel comparto dei dati. Come molti ci siamo trovati di fronte al sfida nuova dell'artificial intelligence che abbiamo abbracciato cercando di portare a terra, come diceva prima qualcuno, soluzioni concrete e applicabili al business dei nostri clienti. Per quanto riguarda l'insurance abbiamo lavorato nella realizzazione di soluzioni per l'automation in particolare, sia nei claims che nell'underwriting. Abbiamo lavorato per la realizzazione di soluzioni di interfaccia conversazionale per l'interrogazione di basi dati e altre cose, per esempio anche nel comparto media abbiamo tra l'altro vinto anche un premio in un progetto che abbiamo fatto per l'analisi video e l'identificazione all'interno del flusso video di qual è il momento più opportuno per inserire uno stacco pubblicitario. Però insomma tante cose. Ecco, poi tornando al comparto assicurativo, appunto per tanti anni abbiamo aiutato e vediamo che c'è ancora l'esigenza per molti clienti di ringiovanire il proprio parco applicativo. Molti hanno soluzioni che sono funzionalmente adeguate ma tecnologicamente obsolete e abbiamo cercato di usare la GenAI per accelerare questo processo di trasformazione. Quindi Riccardo adesso ci racconterà che cosa ci siamo inventati. A te Rick. Ciao a tutti. Diciamo che prima si parlava di boring AI e si parlava della necessità per le aziende di essere più digitali possibili per poter abilitare più use case di adozione di AI e Gen AI. Quindi noi siamo partiti al contrario, cioè siamo partiti da quella che chiamiamo l'insure old tech, cioè quelle milionate o forse miliardate di righe di codice e di applicazioni vecchie ma funzionali che ogni azienda ha e di cui molto spesso si vorrebbe liberare ma non riesce. È una necessità per le compagnie liberarsi degli applicativi legacy per molti motivi, principalmente perché il know-how delle applicazioni si è perso e anche il know-how delle persone che ci devono lavorare sopra si sta perdendo, ma poi anche perché, come dicevamo prima, applicativi obsoleti non permettono di adottare modelli di business moderni e di implementare use case AI, Gen AI in modo efficace. Quindi abbiamo lavorato nell'ultimo anno e mezzo per creare un set distintivo di intanto know-how, in quanto per poter modernizzare un'applicazione legacy usando la Gen AI non basta svegliarsi la mattina e cominciare a giocare con ChatGPT o con Copilot, ma bisogna avere un approccio strutturato e bisogna avere il know-how sia degli applicativi, sia della Gen AI, sia di quello che si vuole ottenere come risultato finale. Abbiamo creato un asset, mi verrebbe da chiamarlo agente, ma va bene, comunque abbiamo creato un asset che di fatto automatizza e orchestra le attività che servono per prendere un'applicazione obsoleta, trasformarla in un'applicazione moderna utilizzando la Gen AI, ma non soltanto. È molto importante questa parte perché è di fatto la parte che porta il vero valore, cioè l'approccio semiautomatico e massivo alla trasformazione di un'applicazione legacy verso un'applicazione moderna, che spesso dal nostro punto di vista è il primo passo per poi intraprendere un viaggio più lungo di modernizzazione del proprio parco applicativo.
Non ultimo, abbiamo lavorato sulla definizione di una metodologia standard per realizzare progetti di modernizzazione di applicazioni legacy sfruttando la GenAI, che copra tutto il ciclo di vita di un progetto di questo genere, quindi l'assessment iniziale, la realizzazione di proof of concept, la realizzazione del progetto vero e proprio e anche poi il deploy in produzione o comunque la rendere operativa l'applicazione una volta che è stata realizzata. Ogni tanto non mi vengono più le parole in italiano. Quindi abbiamo lavorato nell'ultimo anno su tutte queste 3 componenti, abbiamo lavorato su diversi clienti con proof of concept e progetti pilota e abbiamo diciamo imparato diverse cose. Intanto, come dicevo prima, che per poter rendere efficaci progetti di questo tipo ti serve un tool molto efficace e molto strutturato. Quindi abbiamo creato questo asset che ha, diciamo che al suo core orchestra tutte le attività che devono essere effettuate, ma soprattutto orchestra l'utilizzo di un numero molto elevato di prompt che servono sia per analizzare l'applicazione sorgente, sia per trasformarla, sia per creare i test che servono per testarla, sia per analizzare ciò che viene generato dai prompt che generano il codice. Quindi al core il nostro asset utilizza la GenAI per seguire e per rendere operativo tutto il processo di trasformazione dell'applicazione. Dopodiché, per poter fare, diciamo, avere un'applicazione che funzioni al meglio, abbiamo creato un database dove noi storiamo non soltanto tutti i prompt che utilizziamo, tutte le pipeline di trasformazione che eseguiamo, ma anche gli esiti di tutto quello che facciamo. Quindi se trasformiamo 1000 file sorgenti, abbiamo le informazioni di quello che abbiamo trasformato, dell'esito che abbiamo ottenuto e anche dei problemi che abbiamo incontrato, in modo che poi sia facile crearsi dei report, crearsi dei KPI di misurazione del progetto e di misurazione dell'efficacia dell'approccio. E dopodiché, per cercare di essere più flessibili possibile, abbiamo 2 set di connettori, uno verso gli artifact repository dei clienti, perché ognuno ha il codice fondamentalmente storato potenzialmente in posti diversi, ma soprattutto abbiamo creato dei connettori che astraggano l'utilizzo di LLM differenti, perché vogliamo essere aperti all'utilizzo di LLM differenti, sia perché a seconda di quello che bisogna fare bisogna usare potenzialmente un LLM differente, sia perché vogliamo essere aperti alle esigenze di ogni cliente, ma anche alle decisioni che il cliente ha già preso. Abbiamo un caso di un progetto pilota in un cliente svizzero dove il cliente ci ha chiesto di fare il pilota utilizzando l'LM che hanno deciso loro e quindi noi ci siamo adeguati come è giusto che sia. Ora, in questo anno e mezzo ormai di esperienze che abbiamo fatto, abbiamo identificato 4 vantaggi fondamentali, 4 benefici fondamentali dell'approccio, comparando l'approccio con un approccio tradizionale dove ho una batteria di persone che riscrivono l'applicazione anche in modo più o meno isofunzionale. Il primo vantaggio è che l'approccio semiautomatico è massivo e iterativo. Io posso trasformare tutto il codice che ho durante la notte, tornare la mattina, guardare i miei KPI che misurano l'esito di quello che ho fatto, sia in termini di qualità, sia in termini di rispetto di pattern che ho deciso, rispetto di strutture che ho deciso che l'applicazione target debba avere. Ma ovviamente anche iterativo. Se io posso fare le cose in una notte, posso farle tutte le notti e durante il giorno andare a modificare i prompt che ho creato per trasformare il codice, rieseguire la migrazione durante la notte, ricontrollare quello che è successo e così via. Quindi posso farlo migliaia di volte durante la durata di un progetto e questo è un vantaggio inestimabile rispetto al fatto di avere decine di sviluppatori che lo fanno, perché la decina di sviluppatori che lo faranno one shot e non lo fanno in questo modo. Inoltre, un altro dei vantaggi è che diciamo, il motore non crea soltanto il codice, crea anche i test, crea anche la documentazione, crea anche la documentazione dell'applicazione esistente, perché uno dei problemi fondamentali è quello della mancanza di know-how dell'applicazione sorgente
Se le persone che la conoscono non sono più in azienda, non le puoi ricreare, però con l'aiuto della GenAI puoi crearti della documentazione che ti aiuti ad analizzare l'applicazione sorgente e a concettualizzare come la vuoi trasformare. Poi usiamo anche, oltre diciamo, alla GenAI per fare l'analisi e la creazione di documentazione, strumenti di mercato di analisi di applicazioni sorgenti, come per esempio Cast, che vanno a analizzare tutto il codice sorgente e ci danno un modello di come è fatta l'applicazione sorgente, dei metadati che poi noi possiamo arricchire, tutto questo nell'ottica di rendere più efficace il processo di trasformazione. Ovviamente poterlo fare in modo massivo e iterativo rende il tutto anche misurabile. E un altro dei vantaggi di usare la GenAI per questo tipo di progetti è che la misurabilità sta anche nella capacità di misurare cose che con approcci tradizionali non puoi misurare, mentre con un prompt sofisticato puoi misurare all'interno dell'applicazione che hai generato cose complesse. Quindi, per esempio, puoi andare a vedere se certi pattern sono rispettati sempre, ma anche se non sono rispettati, quanto hai deviato rispetto al pattern che volevi rispettare, e puoi decidere coscientemente se porvi rimedio o lasciare le cose così come sono. Il terzo vantaggio è che una migrazione di questo tipo permette anche di trasformare la struttura dell'applicazione sorgente durante la migrazione verso l'applicazione target. Abbiamo fatto alcuni progetti pilota dove il sorgente era un'applicazione molto vecchia, in un caso specifico C++, il sorgente da cui siamo partiti era un'unica classe C++ di 12.000 righe di codice che noi abbiamo trasformato in un'applicazione strutturalmente complessa, con i layer correttamente definiti e con la collocazione dei pezzi di codice all'interno del layer corretto, cose che un approccio tradizionale non potresti fare, e anche cose che con un approccio diciamo tradizionale basato su sviluppatori non saresti mai in grado di fare in modo così standardizzato e strutturato. Chiudo dicendo che ovviamente uno dei benefici fondamentali è l'efficienza. Abbiamo misurato efficienze veramente significative, dell'ordine del 40, 50, 60%, e questo chiaramente abilita il fatto che tu possa fare un progetto di questo tipo quando magari fino a ieri non lo potevi fare per tematiche di costo o anche per tematiche di durata e di rischio.